Immaginate un dolore improvviso, violento, che vi colpisce al fianco e si irradia fino all'inguine, così intenso da non lasciarvi letteralmente il tempo di respirare e senza farvi trovare una sola posizione di sollievo. Se state guardando questo video, probabilmente voi o una persona vicina a voi state affrontando la paura di una colica renale o volete essere pronti a evitare un incubo del genere. Nei prossimi minuti vi darò una vera e propria guida di pronto intervento. Scoprirete come riconoscere sintomi reali differenziandoli dal comune mal di schiena, l'errore gravissimo che quasi tutti commettono peggiorando la situazione e cosa fare subito per spegnere il dolore e favorire l'espulsione del calcolo in totale sicurezza. Sono il dottor Andrea Del Grasso, urologo e andrologo. Nei miei studi di Prato, Pistoia e Pescia incontro ogni settimana persone che arrivano da me terrorizzate dopo aver vissuto questa esperienza. Mantenere la calma e sapere esattamente cosa fare può cambiare radicalmente il modo in cui supererete questo momento. Il primo grande ostacolo è capire da dove viene quel dolore. Moltissimi pazienti confondono una colica con un forte colpo della strega o con un problema muscolare, ma il comportamento del dolore ci dice già tutto. Il mal di schiena tipico trova sollievo quando vi sdraiate o quando cambiate posizione. La colica renale no. Se vi trovate in un bel mezzo di un attacco, vi accorgerete che non esiste una posizione di comfort. Camminate, vi rannicchiate, vi alzate, ma il dolore resta costante e spietato. Questo accade perché non è un muscolo a essere infiammato, ma c'è un piccolo frammento di pietra che sta bloccando il flusso dell'urina. Quando parliamo di dolore ai reni nell'uomo o nella donna, la localizzazione è un altro indizio fondamentale. Il dolore parte solitamente dal fianco, sotto le coste nella parte posteriore, e si irradia in avanti, seguendo una linea diagonale che scende verso il linguine e negli uomini può arrivare fino al testicolo. A questo si associano quasi sempre nausea, vomito e un bisogno continuo di urinare, anche se poi si emettono solo pochissime gocce e talvolta miste a sangue. Questi sono i veri sintomi della colica renale da monitorare. Per capire come intervenire, dobbiamo guardare cosa succede dentro di voi in quel momento. Immaginate l'uretere, ovvero il tubicino che porta l'urina dal rene alla vescica, come una via di comunicazione molto stretta, con un diametro interno di appena pochi millimetri. Se dal rene si stacca un calcolo, anche solo di 4-5 millimetri, questo può incastrarsi lungo il tragitto. Il rene però continua a produrre urina senza sosta. Non trovando sfogo, l'urina si accumula, esercitando una forte pressione all'interno delle pareti del rene e facendolo gonfiare. È proprio questa improvvisa dilatazione, insieme alle contrazioni disperate dell'uretere che cerca di spingere via l'ostacolo, a scatenare quella sofferenza così acuta. Sapere questo ci serve per evitare l'errore più comune e pericoloso che si possa fare durante un attacco: bere grandi quantità di acqua. Molti pensano che l'acqua spinga via il calcolo, ma se la via è sbarrata, bere molto durante la fase acuta significa solo aumentare la pressione dentro un rene già congestionato, peggiorando drasticamente il dolore. Veniamo quindi al punto essenziale: cosa fare per la colica renale nell'immediato? La priorità assoluta è spengere l'incendio, cioè controllare il dolore. Le linee guida scientifiche internazionali indicano che i farmaci di prima scelta non sono i classici antispastici che si usano per il mal di pancia e spesso nemmeno gli oppiacei in prima battuta. I veri alleati sono i farmaci antinfiammatori non steroidei, i FANS, come il diclofenac o il ketorolac, ovviamente sotto stretto controllo medico. Questi principi attivi non si limitano a coprire il dolore, ma agiscono direttamente sul meccanismo della colica, riducono l'infiammazione locale dell'uretere e bloccano la produzione di sostanze che aumentano la pressione del sangue all'interno del rene. Un vecchio ma validissimo rimedio della nonna
che ha un solido fondamento medico è la borsa dell'acqua calda sul fianco colpito. Il calore intenso ha un effetto miorilassante, cioè aiuta a distendere le fibre muscolari dell'uretere contratto, alleviando parzialmente la morsa del dolore. Solo quando la fase di dolore acuto sarà completamente passata, potremo iniziare a bere acqua a piccoli sorsi per stimolare la diuresi. Una volta stabilizzato il dolore, il nostro obiettivo diventa facilitare l'espulsione del calcolo. Se il calcolo ha dimensioni inferiori a 5 o 6 mm, ci sono ottime probabilità che il corpo riesca a eliminarlo da solo per via naturale. Per aiutare questo processo, noi urologi prescriviamo spesso una terapia medica espulsiva basata su farmaci alfa bloccanti, come la tamsulosina. Questo farmaco nasce originariamente per la prostata, ma agisce rilassando in modo specifico la muscolatura dell'ultimo tratto dell'uretere, allargando il passaggio e rendendo la discesa del calcolo molto meno dolorosa e più rapida. Durante questo periodo di attesa, che può durare da pochi giorni a qualche settimana, vi darò un consiglio pratico importantissimo. Urinate sempre dentro un filtro o un colino a maglie strette. Recuperare il calcolo una volta espulso è fondamentale per noi medici. Portandolo in laboratorio nei miei studi di Prato, Pistoia o Pescia potremo analizzare l'esatta composizione chimica per capire se è fatto di ossalato di calcio, acido urico o altre sostanze, permettendoci di pianificare una prevenzione mirata ed evitare che il problema si ripresenti. Ci sono situazioni però in cui l'attesa non è un'opzione e bisogna andare subito in un ospedale. Prestate massima attenzione a questi 3 segnali di allarme. Il primo è la febbre alta, sopra 38 gradi, spesso accompagnata da brividi scuotenti. Significa che l'urina bloccata si sta infettando e questa è un'emergenza urologica assoluta. Il secondo è l'anuria, cioè se vi accorgete che non state emettendo urina da molte ore nonostante lo stimolo. Il terzo è un dolore che non passa minimamente nemmeno dopo aver assunto i farmaci prescritti. In questi casi, o quando il calcolo è troppo grande per uscire da solo, entrano in gioco cure di tipo chirurgico o interventistico. Parliamo di procedure moderne, mini-invasive ed estremamente precise, come la litotrissia extracorporea ad onde d'urto, che frantuma il calcolo dall'esterno senza tagli, l'ureterolitotrissia laser, che risale le vie urinarie per polverizzare il calcolo direttamente sul posto. Se state affrontando ipostomi di una colica o se vi portate dietro il dubbio di avere dei calcoli, non aspettate il prossimo attacco acuto. Se avete trovato utili queste informazioni e volete continuare a prendervi cura della vostra salute con consigli clinici chiari, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. Io vi aspetto nei miei studi di Prato, Pistoia e Pescia per valutare insieme la vostra situazione e trovare la terapia più adatta a voi. Grazie per l'attenzione e prendetevi cura di voi stessi.